Nel 1785 venne ritrovato in Inghilterra un anello d'oro databile al IV secolo d.C., noto come anello di Silvianus, esposto al pubblico solo nel 2013 e rimasto per secoli quasi sconosciuto. Forse non avevate mai sentito dire che potrebbe essere questa storia vera ad aver ispirato l'unico anello. Di Tolkien si parla di leggende, miti e opere di fantasia precedenti come fonti di ispirazione e queste ovviamente ci sono. Però dietro alle dettagliate storie di Tolkien ci sono anche veri eventi storici che hanno ispirato avvenimenti e personaggi e in questo video li scopriremo insieme. E vedrete che possono far capire meglio l'opera di Tolkien e spiegare perché, pur essendo un mondo di fantasia, risulti concreto e tangibile, come un mondo reale. Nell'universo del Signore degli Anelli tutto viene descritto con tanti particolari e con un certo realismo, ma sicuramente il massimo realismo storico si può trovare nei regni degli uomini e nello specifico nel regno di Rohan. Rohan è basata sugli antichi popoli anglosassoni di cui Tolkien era uno studioso per mestiere, infatti questo non è un riferimento vago, ma ha inserito tanti dettagli tratti dalla storia vera. Le descrizioni del vestiario, degli usi e costumi e degli equipaggiamenti militari sono fedelmente ricalcate su quelle degli anglosassoni e un'accuratezza storica ancora più specifica si nota nelle architetture. Tutti avrete fatto caso che la capitale di Rohan, Edoras, è costruita in legno e forse la cosa vi ha fatto riflettere visto che nella Terra di Mezzo ci sono imponentissime strutture di pietra. Questo è direttamente ispirato alla storia perché proprio gli anglosassoni costruivano solo fortificazioni in legno. Il re stava in una grande sala da banchetto come Meduseld e i villaggi erano protetti da una palizzata proprio come Edoras, nonostante i romani prima di loro avessero già costruito enormi fortezze in pietra e molte popolazioni a loro contemporanee costruissero in pietra. Il famoso fosso di Helm, per esempio, riproduce esattamente questa storia. Non è stato costruito dalle genti di Rohan, ma da Gondor e poi utilizzato da Rohan, come gli anglosassoni riutilizzavano antiche fortificazioni romane in pietra come loro roccaforti. A questo punto, se magari conoscete un po' gli anglosassoni, saprete che per lo più non usavano i cavalli in battaglia e non avevano una cavalleria, quindi l'associazione tra Rohan e anglosassoni potrebbe non tornarvi più. Infatti sulla cavalleria Tolkien usa la fantasia per ribaltare la storia a suo piacimento. Nell'XI secolo gli anglosassoni subirono la conquista da parte dei normanni e i normanni vinsero proprio anche grazie alla loro cavalleria. Tolkien amava gli anglosassoni e li ha reimmaginati come se fossero anche grandissimi cavalieri, unendoci in realtà una caratteristica dei loro vincitori, i normanni. Tutto quello che di Rohan è associato ai cavalli, come la famosissima cavalcata dei Rohirrim, è infatti un puzzle di altre fonti di ispirazione sempre storiche ma diverse dalla storia strettamente degli antichi anglosassoni. A partire dalla bandiera, un cavallo bianco su sfondo verde. Il cavallo bianco era sì un simbolo abbastanza diffuso, ma probabilmente Tolkien voleva collegarsi in qualche modo alla storia inglese e potrebbe averlo basato sul cavallo bianco di Huffington. Questo cavallo è un enorme geoglifo, cioè un disegno tracciato sul terreno di una collina, lungo 114 metri, che risale addirittura alle civiltà preistoriche dell'Inghilterra, quindi molto prima degli anglosassoni. Essendo su una collina è proprio un cavallo bianco disegnato sull'erba verde e è uno dei simboli più antichi e tradizionali dell'Inghilterra, quindi adattissimo per la sua Rohan. Piccola curiosità, è al centro anche di un romanzo di J.K. Rowling scritto sotto lo pseudonimo di Robert Galbraith. La cavalcata dei Rohirrim viene ritenuta da molti un tipico esempio di offensiva della cavalleria medievale, ma come abbiamo visto gli anglosassoni neppure avevano una cavalleria e in verità non ci sono molti esempi di cariche di cavalleria così grandi nella storia medievale dell'Europa occidentale. Questi esempi si trovano invece nella storia antica che Tolkien conosceva comunque bene. In particolare Tolkien conosceva un poema chiamato King Alisounder, dove si raccontavano le gesta di Alessandro Magno ma filtrate attraverso la cultura inglese medievale. Molti vedono proprio in questo poema la vera fonte storica su cui ha basato la cavalcata dei Rohirrim, perché Alessandro contava su una cavalleria fortissima e molto numerosa.
Anche la storia di Aragorn sembra in parte ispirata alla storia degli anglosassoni e di alcuni loro re. Come Osvaldo di Northumbria, Aragorn è un re in esilio che deve reclamare il suo trono e in questo ha delle somiglianze anche con Edoardo il Confessore, sempre un re in esilio e anche dotato di leggendarie doti di guaritore, proprio come Aragorn. Aragorn poi sfrutta l'esercito dei morti tramite un giuramento fatto tra i morti e il suo avo Isildur presso una roccia, la roccia di Erech. Il vero re Alfredo il Grande sfruttò un esercito di guerrieri anglosassoni a seguito di un giuramento fatto su una roccia, la roccia di suo nonno Egbert, e le storie sono così sovrapponibili che è difficile non notare il riferimento. Un altro re, Théoden, ha forse una fonte di ispirazione alla storia vera ancora più diretta e identificabile. Molti lo associano a eroi mitici presenti per esempio nel Beowulf o nel poema in antico inglese The Wanderer, che ci stanno a livello generico con la caratterizzazione del personaggio, ma in realtà c'è un personaggio storico ben preciso. Nonostante nessuna delle battaglie del Signore degli Anelli sia ricalcata uno a uno su una vera battaglia storica, molti tracciano un parallelo tra la battaglia dei campi del Pelennor e la battaglia dei campi catalaunici, che si è svolta nel 451 d.C. In questa battaglia i Romani, guidati dal generale Flavio Ezio, alleati con i Visigoti, guidati dal famoso re Teodorico, respinsero gli Unni di Attila. Le somiglianze sono tantissime a partire dal nome. La battaglia dei campi catalaunici è considerato uno scontro tra Occidente e Oriente come la battaglia dei campi del Pelennor e entrambe sono battaglie che cambieranno la storia del rispettivo mondo. La somiglianza fondamentale per quanto riguarda re Théoden è quella con il re visigoto Teodorico. Lo storico Giordane riferisce che in questa battaglia Teodorico fu sbalzato via dal suo cavallo e calpestato a morte dai suoi stessi uomini che fecero una carica. Théoden raduna i suoi uomini poco prima di cadere da cavallo e viene schiacciato dal suo stesso cavallo. Esattamente come Teodorico, Théoden viene portato via dal campo di battaglia dai suoi cavalieri che piangono e cantano per lui mentre la battaglia è ancora in corso. I due nomi hanno tra l'altro la stessa origine linguistica e Tolkien di sicuro lo sapeva bene. Parliamo adesso dei famosi regni degli uomini di Númenor e di Arnor e Gondor. La storia di Númenor è chiaramente ispirata al mito di Atlantide che viene sprofondata nelle acque, anche se a livello storico incarna molte grandi civiltà della storia antica, con alcuni rimandi forse fino all'antico Egitto. Comunque il parallelo più evidente e anche più bello da conoscere viene stabilito da Tolkien stesso tra Gondor e Bisanzio. Arnor e Gondor sono dei regni anticamente uniti e poi divisi, proprio come l'impero romano, poi divisosi in occidentale e orientale. Gondor è l'ultimo avamposto dell'occidente a est, proprio come Costantinopoli. Questo spiega una cosa che appare un po' strana a una prima occhiata, ovvero perché nella guerra a Gondor affrontino gli Haradrim e gli Esterlings, che sono chiaramente ispirati ai popoli medio orientali e musulmani, e i corsari di Umbar, che sembrano pirati del Mediterraneo. La presa dell'avamposto di Osgiliath è abbastanza fedelmente ricalcata sulle rappresaglie fatte ai deboli avamposti di Costantinopoli prima della sua caduta nel XV secolo, evento spartiacque della storia, anche se nel Signore degli Anelli Gondor vince. Come spesso piace fare a Tolkien, la storia va come vorrebbe lui e infatti paragona la vittoria di Gondor e la riunificazione dei due regni alla rinascita di un nuovo Sacro Romano Impero. Il paragone tra Gondor e Costantinopoli purtroppo si perde molto sia nei film ma anche nelle stesse opere di Tolkien, perché poi lui stesso ha ispirato architettonicamente Minas Tirith alle città italiane. E veniamo all'oggetto più famoso, l'unico anello a cui ho accennato all'inizio. Sicuramente tutti sapete che è ispirato a racconti mitologici, in particolare due. Quello dell'anello di Gige, che rende invisibili, e questo è forse il più antico riferimento a un anello magico e ci viene raccontato da Erodoto e Platone, anche se non sappiamo di preciso se Tolkien lo conoscesse. E poi è sicuramente ispirato all'anello maledetto del nano Andvari della mitologia norrena. Ma in realtà c'è anche una fonte storica e non mitologica che ha contribuito a ispirare l'unico anello. Questa fonte è l'anello di Silvianus, che ha una storia molto interessante. È un anello d'oro di circa 2,5 cm di diametro, probabilmente forgiato per essere indossato sopra un guanto, ritrovato nel 1785 in un sito archeologico romano in Inghilterra.
quello che è interessante è che riporta un'incisione, il nome latino Senicianus, proprio come l'unico anello riporta un'incisione, e anche questo anello è collegato ad una storia di vendetta e maledizione. Nel 1929 l'archeologo Mortimer Wheeler ha scoperto una lamina di piombo incisa a graffio che raccontava proprio la storia dell'anello. Questo sarebbe stato rubato dal Seniciano che abbiamo detto prima ad un altro uomo di nome Silviano. A quel punto Silviano avrebbe consacrato l'anello al dio celtico Nodens per maledire il ladro e forse suo rivale Seniciano. La storia è molto interessante e possiamo immaginare quanto lo fosse per Tolkien un antichissimo anello maledetto simile a quello di tanti miti ma ritrovato come un vero reperto. Però non è così famoso, è stato esposto al pubblico solo nel 2013, magari Tolkien come tante persone nemmeno conosceva l'anello di Silviano. E invece abbiamo le prove del contrario, ovvero che Tolkien fosse uno dei pochi a conoscere nel dettaglio la sua storia. Perché l'archeologo che ritrovò la lamina di piombo, Mortimer Wheeler, aveva dei dubbi sull'identificazione di questo dio Nodens e andò a consultare proprio il professore di filologia anglosassone dell'Università di Oxford che nel 1929 era John Tolkien. Tolkien è uno dei più illustri studiosi ad aver delineato la figura mitologica di Nodens. Il dio Nodens potrebbe addirittura aver ispirato vari aspetti del leggendarium e Tolkien fu proprio tra i primi al mondo a venire a conoscenza della storia completa dell'anello. Una manciata di anni dopo l'anello compare nello Hobbit proprio sottratto da Bilbo a Gollum e è quasi certo che nella storia dell'unico anello ci siano grosse tracce del vero anello di Silviano. Per concludere, molte esperienze reali della vita di Tolkien hanno influenzato la sua opera, non sono propriamente eventi storici, anche se la casa dei Baggins, per esempio, Bag End era il vero nome di un antico maniero posseduto da una sua zia, quindi non è stato il nome Baggins a ispirare il nome della casa, ma forse è vero il contrario. L'evento propriamente storico che più lo ha segnato è stata sicuramente la Prima Guerra Mondiale. Ha partecipato alla tremenda carneficina della battaglia della Somme nel 1916 che con più di 500.000 di morti è tra le più sanguinose della storia. Non c'è da stupirsi ed è risaputo che questa esperienza sia stata un'ispirazione per le paludi morte e per tutto l'ambiente di Mordor. Ma c'è anche una fonte di ispirazione più precisa collegata alla Prima Guerra Mondiale che trovo veramente spettacolare per il suo significato. Molti si sono domandati perché i Nazgûl siano precisamente 9 potenti uomini e se questo numero abbia un qualche significato simbolico. Potete trovare sia chi dice di no, sia vaghe speculazioni scollegate dal resto. In realtà vi mostro a schermo una foto. Risale al maggio 1910 e precisamente al funerale del re Edoardo VII d'Inghilterra. Quello che ci interessa è che è una delle rarissime foto, forse l'unica che ritrae insieme 9 sovrani europei regnanti. La foto è famosa ancora oggi come i 9 re e lo fu molto di più all'epoca degli eventi. Nulla prova con certezza che Tolkien si sia ispirato a questa foto, ma nel 1910 lui aveva 18 anni e possiamo immaginarci che sia stato colpito da una simile rappresentazione. Non ultimo, alcuni di questi re saranno coinvolti pochi anni dopo proprio nella Prima Guerra Mondiale che Tolkien guarderà sempre come esempio di terrore e distruzione. Poi magari è solo una suggestione, anche se molto calzante, che la foto dei 9 re europei abbia ispirato i 9 Nazgûl. A me è piaciuta e quindi ho voluto raccontarvela. Ditemi voi nei commenti come la pensate, se conoscete altri veri eventi storici che hanno ispirato il Signore degli Anelli. Se avete apprezzato il video condividetelo magari con amici appassionati della Terra di Mezzo e iscrivetevi per non perdervi i prossimi che usciranno. Grazie per la visione e a presto!